Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Narcviz e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vi spiegherò come è possibile realizzare in Revit dei filtri grafici. Vi spiegherò innanzitutto cosa sono e come è possibile realizzare all'interno di essi delle regole per governare la grafica di alcuni elementi. Prima di iniziare però ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Apriamo subito un progetto in Revit. Io utilizzerò quello che abbiamo utilizzato per la spiegazione delle quote. Se non aveste visto il video vi invito a guardarlo, vi linko qui in alto il link al tutorial precedente. E partiamo subito. Ragazzi, ci rechiamo senza cliccare nulla all'interno dello spazio di lavoro nel pannello delle proprietà relativo alla scheda, alla vista del piano terra. Sotto la voce dati identità clicchiamo su modello vista. Nel caso in cui non abbiate visto il video tutorial su come è possibile realizzare un modello vista personalizzato, qui il link per vedere il video. Allora, ci rechiamo subito all'interno della nostra scheda sostituzioni di visibilità grafica del modello. In fondo abbiamo la voce filtri, ci clicchiamo su. Avete qui in questa scheda la possibilità qui in basso, di crearne o di modificarne uno esistente, cosa che non è possibile fare nel nostro caso visto che non sono ancora presenti filtri all'interno del nostro progetto, o di crearne uno nuovo. Quindi procediamo, si aprirà un'ulteriore scheda filtri in cui posso realizzare un nuovo filtro, rinominarlo, in questo caso noi lo chiameremo muri, digitiamo ok. A questo punto Revit mi chiederà di specificare la categoria di elementi che il filtro deve influenzare, vado a scegliere quindi muri, e posso poi definire le regole del filtraggio, quindi scegliere qui in questo menu a tendina il parametro attraverso il quale la regola influenzerà la grafica dei miei elementi, in questo caso dei miei muri, perché la categoria che dovrà essere influenzata, la categoria dei muri appunto, è stata scelta nel primo elenco qui, nell'elenco delle categorie. A titolo esemplificativo andremo a scegliere uno dei parametri presenti qui nel menu a tendina, andremo a scegliere, prendiamo come parametro di riferimento la larghezza. A questo punto devo definire la regola, quindi sto dicendo a Revit in particolare attraverso il mio filtro di modificare la grafica di tutti i muri che hanno larghezza maggiore di 20 cm. Applico la regola, confermo. A questo punto non è stata ancora aggiunta all'elenco dei filtri, devo qui in basso aggiungerla, selezionarla, confermare nuovamente. A questo punto la regola sarà stata inserita all'interno dell'elenco dei filtri. Benissimo, a questo punto non devo fare altro che dire a Revit, devo specificare a Revit quali sono i cambiamenti grafici che voglio apportare attraverso la mia regola alle mie viste. Quindi diciamo per esempio che voglio che tutti i muri, abbiamo definito la regola, che hanno spessore maggiore a 20 cm devono avere un motivo di sezione solido dal colore verde. Confermare il colore, confermare ancora, applicare e confermare, ancora confermare, e come vedete tutti i muri in pianta che hanno spessore, i muri perimetrali sono di 31 cm, tutti i muri quindi che hanno spessore maggiore a 20 cm sono stati rappresentati in verde e hanno seguito la regola del mio filtro, mentre tutti i muri interni, tutti i tramezzi interni dallo spessore di 15 cm non sono stati influenzati dal punto di vista grafico dal mio filtro. Ma andiamo un attimo a ripercorrere, ad analizzare un attimo le regole del filtraggio. Avete fondamentalmente qui nella parte destra della scheda la possibilità attraverso questo menu a tendina di cambiare la natura della regola di filtraggio, impostandola su End
e quindi tutte le regole che realizzerete, per esempio 4 regole, n regole, devono essere tutte verificate affinché la sovrascrizione grafica vada a buon fine. Se una delle regole non è verificata, gli elementi non vengono sovrascritti dal punto di vista grafico. Facciamo subito un esempio. Abbiamo qui la prima regola che abbiamo realizzato prima, muri dalla larghezza maggiore di 20 cm. Facciamo un esempio con 2 regole per semplificare il discorso. Impostiamo un ulteriore parametro, per esempio area, maggiore di 15 metri quadri. Applico, confermo, confermo e confermo. Come vedete, questo muro qui è stato, che prima era rappresentato in verde perché aveva uno spessore maggiore di 20 cm, è stato questa volta rappresentato in grigio, quindi non risente della regola di filtraggio che abbiamo appena creato. Questo perché il muro ha sì uno spessore maggiore di 20 cm, ma se lo selezioniamo e ci rechiamo nella scheda delle proprietà del muro selezionato, vedremo che l'area di questo muro è di 13 metri quadri, circa quasi 14 metri quadri, e quindi non rispetta la seconda delle regole che abbiamo impostato nelle regole di filtraggio. Infatti, se ci rechiamo un attimo nel modello vista, sostituzione visibilità grafica filtri, modifica nuovo, la seconda regola recitava muri con l'area maggiore di 15 metri quadri. Il nostro muro quindi ha uno spessore maggiore di 20 cm, ma non avendo un'area pari maggiore comunque a 15 metri quadri, viene rappresentato in grigio e non in verde come il nostro filtro vuole. Ragazzi, ho la possibilità di escludere elementi dalla regola di filtraggio. E come è possibile fare? Innanzitutto, supponiamo per esempio di voler escludere dalla sostituzione grafica della regola di filtraggio questo muro qui. Andiamoci a studiare un secondo i parametri del muro. Potremmo utilizzare per esempio il volume come parametro per creare una nuova regola. Quindi mi reco nella modifica del modello vista, filtri, modifica filtro, possiamo aggiungere a questo gruppo di regole, che sono delle regole AND, tutte le regole devono essere vere, aggiungere un gruppo impostando una regola dalla natura OR. Qualsiasi regola potrebbe essere vera. Quindi aggiungo la regola, imposto come parametro il mio volume, dicendo a Revit che deve essere maggiore di 6 metri cubi, applico la regola, le modifiche al filtro, confermo, confermo, confermo ancora una volta. Come vedete, questa volta questo muro qui, che ha sì uno spessore maggiore di 20 cm, ha sì un'area di maggiore di 15 metri quadri, ma ha un volume inferiore a 6 metri cubi, viene escluso dalla regola di filtraggio che abbiamo appena impostato. Ragazzi, altre 2 parole sulla natura delle regole di filtraggio. Sostanzialmente la differenza che intercorre tra regole di natura AND e regole di natura OR, qualsiasi regola potrebbe essere true, è che per quanto riguarda le prime, affinché la sostituzione grafica influenzi i miei elementi, tutte le regole devono essere appunto verificate per gli elementi che stiamo prendendo in considerazione, in questo caso i muri. Quindi nel mio caso, nel caso di queste 2 regole AND, la sostituzione grafica avverrà soltanto per i muri che verificheranno queste 2 regole, cioè quindi che avranno lo spessore maggiore di 20 cm e un'area superiore ai 15 metri quadri. Per quanto riguarda invece regole di natura OR, qualsiasi regola potrebbe essere vera, mi occorre che sia verificata soltanto una delle 2 regole, cioè o questa, come dice il nome stesso della regola di filtraggio, o quella relativa all'area, affinché la sostituzione grafica vada a buon fine. Infatti, ragazzi, se dovessi un attimo reimpostare regola di filtraggio AND e dovessi confermare le modifiche, avrei in questo caso che gli unici muri
che soddisfano entrambe le regole sono questi evidenziati in verde, che come potete vedere hanno sì lo spessore maggiore ai 20 cm, sono muri di tamponamento esterno di 31 cm, ed hanno anche un'area superiore ai 15 m². Vedete, questo in alto ha un'area di 29 m², questo qui ha un'area superiore a 15 m² di circa 19, quasi 19 m², allo stesso modo questo si aggira a un'area che si aggira intorno ai 27,8 m². Questi muri qua, sebbene abbiano uno spessore di 20 cm, come vedete, non superano l'area che abbiamo impostato nella seconda regola. Se dovessi invece a questo punto cambiare la natura della mia regola di filtraggio da AND a OR e confermare, confermo, vedete che questi muri qui, che prima erano esclusi dalla sostituzione grafica, e questo qui interno che veniva rappresentato in grigio, vengono adesso rappresentati in verde. Questo perché è necessario che una soltanto delle due regole sia vera. In questo caso il muro ha uno spessore maggiore di 20 cm e seppur non abbia un'area superiore ai 15 m², viene comunque rappresentato in verde perché soddisfa una delle due regole. Allo stesso modo questo muro interno qui, sebbene non abbia uno spessore maggiore di 20 cm, ha però un'area superiore ai 15 m² e quindi viene rappresentato anch'esso in verde. Torniamo un secondo ragazzi alla nostra scheda dei filtri. Avete qui la possibilità di rendere attivo o disattivo il filtro che avete creato. Nella colonna visibilità fate attenzione ragazzi, molte persone confondono le due colonne, cioè la attiva filtro e visibilità. Molte persone infatti pensano che togliendo la spunta alla colonna visibilità rendano il filtro inattivo. In realtà togliendo la spunta a visibilità non fate altro che rendere invisibili gli elementi che il filtro influenza. Quindi tutti i muri che risentono della sostituzione grafica delle mie regole di filtraggio vengono resi invisibili. Non vi preoccupate, potete in ogni momento recarvi nella scheda filtri e mettere di nuovo la spunta, attivare la spunta alla colonna visibilità. Se volete rendere inattivo il filtro non dovrete fare altro che togliere la spunta a attiva filtro, confermare e vedete i muri ritorneranno visibili e non saranno in questo modo, non risentiranno delle sostituzioni grafiche del filtro. Potete ragazzi in ogni momento rimuovere il filtro selezionando il filtro nella scheda del modello vista, digitando rimuovi, confermando l'operazione. Il filtro non è stato cancellato, è stato soltanto rimosso, potrete richiamarlo digitando aggiungi, sarà qui presente nella vostra scheda dei filtri. Confermare l'operazione, vedete il filtro sarà riaggiunto nuovamente. Se volete modificare le regole del vostro filtro non dovete fare altro che digitare qui in basso modifica, selezionare il filtro, cambiare eventualmente la categoria di elementi che volete influenzare e aggiungere, modificare o sottrarne delle nuove regole. E anche con questo tutorial è tutto ragazzi, spero che l'argomento trattato sia chiaro. Nel caso in cui non dovesse essere così, vi prego di scrivermi nei commenti, cercherò di rispondere a ognuno di voi. Io vi ricordo ancora una volta di lasciare un like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto. Noi ci rivediamo al prossimo tutorial. Ciao!